Eccoci qua. Ciao amici, benvenuti nel clan Fancasky. Io sono Francesco e oggi, insieme al mio assistente Dino, vi mostreremo una cosa estremamente interessante ed utile per la nostra Nissan Qashqai. Ovviamente questo kit di protezione è stato acquistato su AliExpress, dove altrimenti diciamo che su AliExpress si trovano molte cose inutili, molte cose futili, ma si trovano anche in questo caso cose che possono essere estremamente utili. Quanti di voi hanno avuto problemi nella parte bassa sottostante alla targa, dove praticamente la nostra Qashqai non ha nessuna protezione come tutte le altre autovetture? Avendo la parte scoperta, un eventuale sasso alzato dalla vettura potrebbe andare a danneggiare qualcosa. Per prevenire questo andremo a montare queste retine in metallo ricoperte con della plastica. Adesso nel dettaglio vi farò vedere tutto il contenuto della confezione. Poi, come al solito, vi lascio i link nella descrizione del video per andarvi a vedere le informazioni del prodotto e per chi vorrà eventualmente acquistarlo. Siete pronti? Andiamo a... Come avete visto dal kit, sono 4 tipologie di retine, ok? Cerchiamo di andare in ordine. La prima, questa fatta in questa maniera, quindi i due pezzi fatti così vanno sotto, questi vanno inseriti subito sopra questi qui, per capirci. Vedete, hanno anche la forma del radar, quindi andatevi a vedere poi sulla descrizione dell'articolo, perché ci sono due modelli, sia quello per i radar come la mia Qashqai, sia quello senza radar, quindi tutto rettangolare, senza fessura, e questi qui vanno inseriti subito sopra questi. Questi così piccoli vanno inseriti qui. Per ultimo abbiamo questi, e questi due vanno inseriti qui. Ora non ci rimane altro che andarle a installare. Siete pronti? Andiamo? Ovviamente mettiamo prima questa in alto, perché poi se mettiamo questa in basso non possiamo passare dentro con le mani. Quindi facciamo passare questa internamente, così, ok? E poi vedete che va... praticamente i due fori vanno a coincidere con questa stecca in plastica, e andiamo a mettere la fascetta dentro il buchino. Ecco, vedete? E andiamo, ora stringiamo tutta. E il primo pezzo è messo. Fatto ciò, andiamo a inserire questa di sotto, dove c'è il radar, quindi la facciamo passare all'interno della stecca, così la mandiamo giù e poi facciamo corrispondere i due fori. Andiamo a inserire la seconda parte, quindi sempre all'interno. La facciamo entrare fino dentro.
andiamo a vedere se è posizionata in maniera corretta la retina, quindi se spiana dappertutto, altrimenti la alziamo. Ok, e poi la andiamo a tagliare col taglierino direttamente in modo che rimane a filo, così non ci facciamo male quando andiamo a lavare la macchina. Non mi piace. Sapete perché non mi piace? Perché le fascette sono troppo grandi e la testa non entra nel foro, quindi si vede esternamente tutto l'attacco della fascetta. Fa un po' cagare. Mi è venuta un'idea. Aspettate qui, Fascette da 3,6 mm. Con queste fascette riusciamo a far entrare la testa all'interno del foro. Ok? In modo che così, una volta che le abbiamo strette e tagliate, le possiamo girare internamente. Quindi alla fine si vedrà solo una cosa del genere. Sicuramente migliore. Vedete che la testa è laterale. Andiamo a spingere all'interno del foro con delle pinze a becco, così la spingiamo dentro. Ok? Non dico che sia spettacolare, ma sicuramente un giccino meglio è. Allora ragazzi, le due protezioni inferiori sono state messe. Per chi volesse andare a mettere anche queste qui, dobbiamo andare a togliere le viti . Andiamo a togliere anche questi fermi. Allora questi dovrebbero essere a vite ragazzi, si dovrebbero svitare, ma vedete che sono un po' bloccati, quindi se non riuscite li sollevate, fate in questa maniera, mentre girate li sollevate e questa si svita. Ecco qua. E poi andiamo a togliere questa protezione in plastica. Siete curiosi di sapere cosa c'è all'interno? Venite. All'interno si trova il radar, lo spinottino del radar e abbiamo il clacson. Quindi per chi volesse sostituire il clacson adesso sa dove si trova. Quindi sotto questa protezione abbiamo queste cose. Una volta tolta questa protezione abbiamo la possibilità di andare a fissare la retina di qua e di là. Poi rimane questa fessura. Non so se la vado a mettere la retina per questa fessura perché è talmente piccola. Comunque per chi volesse si arriva tranquillamente con la mano, anche qui Ragazzi, il verso è questo qui con i fori in posizione verticale.
A questo punto possiamo andare a rimontare la nostra paratia in plastica che copre tutta questa superficie. Inseriamo prima la parte sotto alla griglia, quindi non sopra ma inseriamo sotto, e poi andiamo a mettere i fermi in plastica che abbiamo tolto all'inizio. Uno, cacciavite con testa spaccata, spingiamo giù e giriamo la vite. Ok. Poi andiamo a rimettere le viti con testa a croce. Eccoci qua, siamo giunti al termine di questo tutorial. Quindi abbiamo visto come andare a installare questo kit protettivo. Io, come al solito, esprimo anche la mia considerazione di quello che poi ho provato e ho testato, poiché questo kit è stato installato e poi successivamente ho testato la dovettura. Sono andato a Terracina, ho fatto dei giri anche lunghi e non ha dato nessun tipo di problema. Vi dico in confidenza che ho acquistato questo kit esclusivamente per la protezione qui in basso. Io dopo questo tutorial andrò a rimuovere sia le protezioni del radiatore, sia le protezioni qua sotto, e insomma eventualmente anche queste che erano da installare che non ho installato. Sicuramente è una soluzione provvisoria, poiché ho in mente di andare a realizzare un qualcosa di differente, un qualcosa di diverso. Questo kit mi servirà per effettuare una dima o comunque un disegno per quello che ho in mente. Poi, come al solito, lasciate nei commenti un vostro consiglio, una vostra dritta che può sicuramente essere di spunto per il mio lavoro. Seguite la mia pagina Facebook dove sicuramente troverete delle evoluzioni per quanto riguarda questa soluzione. Per chi volesse acquistare questo kit, ripeto, nella descrizione del video trovate tutti i link necessari per le informazioni e per l'acquisto. Detto questo, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Mi raccomando, se vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi al canale, così la nostra famiglia aumenterà. Grazie di cuore come sempre, un bacione, ciao belli, statemi bene.